76 anni fa, nella notte tra il 2 e il 3 agosto, circa 4.000 donne, bambini, uomini, rom sono stati uccisi nelle camere a gas del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Questo fu l'orribile epilogo di anni di omicidi di massa sistematici, in cui i nazisti arrivarono ad uccidere fino a 500.000 di rom e sinti. Persone con speranze e sogni per il futuro, come ciascuno di noi. Per molto tempo e fino ad oggi gran parte dell'opinione pubblica sapeva molto poco del genocidio commesso contro i rom e i sinti europei durante la Seconda Guerra Mondiale. Fino a poco tempo fa quasi nessuno era consapevole del fatto che i rom furono stigmatizzati come asociali e criminali e furono deportati, usati per esperimenti pseudomedici profondamente crudeli e che alla fine furono assassinati sistematicamente con l'obiettivo di essere cancellati dalla carta geografica europea. Poraimos significa in lingua rom distruzione, rappresenta uno dei vergognosi buchi neri della memoria europea. Ignorare o dimenticare queste vittime è un crimine che non dobbiamo commettere. Per questo motivo il Parlamento europeo ha dichiarato il 2 agosto giornata europea della memoria dell'Olocausto dei Rom. Mi rivolgo a voi oggi a nome del Parlamento europeo e a nome dei cittadini per rendere omaggio agli uomini, alle donne, ai bambini rom che sono stati uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale. Non dobbiamo mai dimenticare gli orrori del passato. Dopo le atrocità della Seconda Guerra Mondiale l'Europa è stata in grado di mettere l'umanità al suo centro, protetta da legge, democrazia, diritti fondamentali, e noi dobbiamo impegnarci a portare avanti, a rendere più forte questo progetto ogni giorno. Ancora oggi i rom affrontano in tutta Europa emarginazione sociale, discriminazione ed esclusione che il Parlamento europeo continua a condannare con forza. Questo moderno antiziganismo spesso si basa sulle stesse idee contorte di inferiorità o superiorità di una razza che ci riporta a quell'atroce retorica di stigmatizzazione e odio che conosciamo dal passato e che ha portato alle atrocità della Seconda Guerra Mondiale. Questo dimostra che purtroppo non c'è automatismo nell'imparare dalla storia. Dobbiamo lavorare sodo per imparare la lezione. Ricordare che non è mai un atto superficiale, ma tutto questo richiede coraggio e anche volontà politica. Tutti noi dobbiamo combattere l'antiziganismo ad ogni livello e con ogni mezzo, in Europa, nei nostri stati, nei posti di lavoro, nei campi dell'istruzione, della sanità, nel linguaggio dell'informazione, della cultura popolare, nelle conversazioni e nella vita di tutti i giorni. C'è ancora molto da fare e tocca a noi farlo. I valori umani e civili alla base della costruzione europea saranno al sicuro solo se continueremo a difenderli, a proteggerli con tutta la nostra forza e la nostra convinzione. Questo è il nostro dovere collettivo come europei. Nessuno deve sentirsi estraneo a queste vicende, altrimenti saremo tutti complici. Non permetteremo mai più il crescere e il proliferare della paura e del terrore in Europa, e questo è un impegno che dobbiamo prendere insieme.